Questo video ha preso 41.000 visualizzazioni. Quando l'ho pubblicato avevo pochissimi iscritti. Il 98% di quelle persone non mi conosceva, non mi seguiva, non sapeva nemmeno che esistessi. Eppure YouTube gli ha proposto il mio video. Quando ho visto i numeri crescere la prima volta, non capivo perché stava succedendo. Poi ho guardato i dati e ho scoperto qualcosa che ha cambiato il modo con cui faccio YouTube. Ora te lo spiego. Ogni volta che pubblichi un video, YouTube fa una prova, mostra la copertina del video a un piccolo gruppo di persone, qualche centinaio, a volte qualche migliaio, e li osserva. Quante persone cliccano quando la vedono? Quante restano a guardare? Se i numeri sono buoni, YouTube capisce che il video piace e lo mostra ad altre persone. Se i numeri sono bassi, si ferma. Questa prova dura circa 48 ore dalla pubblicazione. Pensa a quanto è importante questo momento. E durante la prova il numero degli iscritti non cambia niente. Importa solo il comportamento e la soddisfazione delle persone che vedono il video. Quindi la domanda giusta non è come faccio ad avere più iscritti, ma come faccio a superare quella prova? Tra poco te lo spiego. Prima ti dico una cosa che cambierà il tuo pensiero sugli iscritti. So già cosa stai pensando. Marco, se non ho iscritti sono svantaggiato. Ora ti spiego perché non è proprio così. Immagina un canale grande con 100.000 iscritti. Di quei 100.000, quanti guardano ancora i video di quel canale? Molti si sono iscritti anni fa, poi hanno smesso di seguire il canale. Sono fantasmi. Quando quel canale pubblica un video, YouTube lo mostra anche agli iscritti inattivi, che non cliccano e non guardano. E YouTube pensa, questo video non interessa alle persone. Tu invece stai iniziando, non hai iscritti inattivi che fanno peggiorare i tuoi risultati. Quando YouTube fa la prova, lo fa con persone scelte in base ai tuoi contenuti. È come avere una lavagna pulita. Non è una consolazione, ma un vantaggio. Faccio una piccola pausa prima di andare avanti. Ogni settimana mando una email a chi mi segue. Non è una newsletter piena di teoria. Scrivo quello che sto provando sui miei canali, cosa funziona, cosa non funziona, informazioni autentiche, cose che non metto nei video. Se vuoi riceverla, trovi il link nella descrizione di questo video. È gratis, ti iscrivi quando vuoi, ti cancelli quando vuoi. Torniamo alla prova delle 48 ore. Ho detto che YouTube misura due cose. La maggior parte dei creator le conosce separatamente, ma non sa come funzionano insieme. Su 100 persone che vedono la copertina del tuo video, quante cliccano? Questa si chiama percentuale di click, CTR. Più è alta, meglio è. Poi quanto tempo restano a guardare? Se cliccano e poi vanno via dopo 10 secondi, YouTube capisce che il video non ha dato quello che prometteva. Ora viene la parte che non spiega quasi nessuno. Questi due segnali non funzionano insieme. Un video con tanti click ma abbandonato subito è peggio di un video con pochi click ma che il pubblico guarda fino in fondo. Guarda i miei dati, 579.000 persone hanno visto questo video, il 5,6% ha cliccato e chi ha cliccato ha guardato in media quasi 7 minuti. Questa combinazione ha convinto YouTube a continuare a distribuirlo, non il numero degli iscritti. Dove hai trovato l'ultimo video che hai guardato su YouTube? Probabilmente sulla homepage o nei video consigliati al lato, forse cercando qualcosa. Questi sono i 3 posti dove YouTube mostra le copertine dei video. E nessuno dei 3 dipende dagli iscritti. La homepage ti propone video in base a quello che hai visto già in passato. Se hai guardato video sui gatti, YouTube ti mostra altri video sullo stesso argomento, di canali che non conosci. I video consigliati appaiono a fianco o dopo un video simile al tuo. Vengono consigliati perché il contenuto è collegato, non perché la persona ti segue. Guarda di nuovo i miei dati. Il 63% delle visualizzazioni veniva dalla homepage, il 29% dai video consigliati. Insieme sono il 92% delle visualizzazioni totali. Queste visualizzazioni non sono venute dagli iscritti. Vuol dire che se scegli un argomento giusto, YouTube sa già a chi proporlo. Il tuo lavoro è dare a YouTube il materiale giusto e lui fa il resto. Però c'è un problema pratico. All'inizio YouTube non sa chi sei, non ha abbastanza dati su di te per portarti sulla homepage o nei consigliati. Quindi come si fa a iniziare? Usi la ricerca. Quando qualcuno cerca qualcosa su YouTube, scrive una domanda o un argomento e se il tuo video risponde bene alla sua richiesta, lo trova. Quando inizi su YouTube, la strategia è costruire i primi dati con video che rispondono a domande specifiche. Poi, quando YouTube ha abbastanza informazioni su chi guarda i tuoi video, inizia a distribuirli anche sull'home page e nei consigliati. Quindi non ti serve essere famoso per iniziare, basta scegliere le domande giuste a cui rispondere. Adesso sai come funziona YouTube per chi inizia. Se vuoi ricevere ogni settimana informazioni su cosa sto provando sui miei canali, azioni pratiche, non teoria, il link alla newsletter è nella descrizione di questo video. E se vuoi capire perché nessuno guarda quello che pubblichi, clicca su questo video.